Eccoci qui, ben ritrovati la mattina al mercato, mercoledì 13 settembre 2023. Buongiorno a tutti. Noi non ci fermiamo, andiamo avanti con i consigli al mercato del Milan, anche se il mercato è appena terminato, anche se fino a gennaio non ci saranno più, o quasi, chissà, notizie relative a trattative. Non ci fermeremo e continueremo a darvi i nostri 2 nomi, le nostre 2 bancarelle settimanali ogni mercoledì. Beatrice Sarti, ciao, buongiorno. Ciao a tutti, buongiorno, sempre felice di essere nella mia bancarella con scritto Beatrice Sarti. Eh sì, è la tua bancarella. Oggi tra l'altro la tua bancarella mi piace molto, devo dirlo, è un nome molto interessante. La mia è molto più esotica, molto più moncadata, se vogliamo. Noi non ci fermiamo, non dovete fermarvi nemmeno voi a mettere like a questo video. Fatelo ora, subito, immediatamente, non vi costa nulla, è gratis, ma ci aiuta in una maniera incredibile. Quindi se vi va mettete like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto o se semplicemente è la prima volta che ci seguite, attivate la campanella per tutte le notifiche dei nostri contenuti, perché così non vi perdete niente dalle dirette, i video, gli shorts, insomma non vi perdete nulla dei nostri contenuti. Bea, vuoi partire tu oggi, dato che hai la bancarella un pochino più, insomma, consistente? Dai, parto io. Mettiamo pure in onda la grafica del primo giocatore che analizzeremo oggi. Lo vedete qui, Boniface, e invece mi viene a dire Boniface, e invece Boniface. Sai perché dico Boniface? Perché l'ho chiamato tutta la mattina Boniface e quindi avevi ragione a dirmi che l'avrei chiamato così anche nella registrazione del video, invece è Boniface. Victor, che quando si parla di attaccanti ultimamente, Victor, nazionalità Nigeria, ci fa sognare, no? Victor. Eh sì. Allora, vedete qui in grafica che è molto giovane, giovanissimo, ha 23 anni, è del 2000, attualmente è al Bayer Leverkusen, che l'ha acquistato quest'anno per ben 20 milioni. Valore ruolo lo vedete, punta centrale, penso che il grafico sia chiarissimo perché è proprio punta centrale, centralissima. In grafica non quella blu che vedete, ma l'heatmap è un po' più defilato, diciamo, sulla sinistra, però è proprio una punta centrale questo ragazzo. Dicevamo che appunto è passato al Bayer Leverkusen, un inizio di stagione molto importante perché ha giocato 4 partite, ha già segnato 5 gol e realizzato 2 assist, quindi voglio dire ha iniziato molto bene questo ragazzo, anche se devo dire che l'ultima stagione, cioè la 22-23, è davvero importante a livello di numeri perché giocava al Union Saint-Gilloise nel campionato belga, ha giocato tantissimo, ovvero 4.011 minuti. Spieghiamo il perché sennò sembra davvero una cifra folle, perché in questo conteggio finale c'è la qualificazione alla Champions League, la Coppa Nazionale Belga, l'Europa League, il campionato belga e anche i play-off, perché ha giocato anche i play-off. Quindi ha giocato tantissimo, ha realizzato tanti gol, perché in 55 gare giocate ha realizzato 22 gol e ben 12 assist. Quindi la sua ultima stagione, prima di passare al Leverkusen, è stata veramente molto importante. Note negative di questo ragazzo è che nonostante sia un 2000, ha affrontato la rottura del crociato già 2 volte ed è stato Ai, ai, fuori ai. davvero tanto, perché la prima volta, si parla del 2019, intorno alla primavera, cioè marzo, ed è stato fuori fino a settembre. Quello che colpisce però è il successivo, perché è stato fuori ben 1 anno, da novembre 2020 a novembre 2021 e infatti la stagione 21-22 è un po', diciamo, negativa per questo ragazzo perché 23 presenze, 8 gol e 3 assist, ha giocato circa 800 minuti,
se andiamo a vedere come è iniziato questa e come ha terminato la scorsa, si intuisce che ha avuto qualche problemino nella stagione 21-22. Però ecco, devo dire che i suoi numeri sono abbastanza importanti per l'età che ha. Chiaro che va sempre contestualizzato il campionato, eccetera. Pensa, prima di approdare nel campionato belga giocava nel Bodo Glimt, nostra vecchia conoscenza. Però devo dire che, ecco, se devo trovare una nota negativa, sicuramente la rottura del crociato 2 volte, impensierisce sempre un po'. Però da un altro punto di vista devo dire che è un attaccante che i suoi gol li ha fatti e anche i suoi assist. È molto giovane, è partito benissimo quest'anno in Bundesliga, ha il compito di sostituire Patrik Schick a Leverkusen, perché sarà fuori per infortunio. Partito veramente alla grandissima, un nuovo Leverkusen dopo la cessione di Diaby all'Aston Villa, hanno messo dentro Grimaldo come terzino sinistro, Xhaka in mediana, hanno comprato Teja proprio per sostituire sulla fascia Diaby e hanno preso per 20 milioni anche Victor Boniface, che è partito alla grande. Che non è Boniface, è Boniface. Brava Bea, brava. Suonano anche per festeggiare la tua pronuncia corretta. Dicevo, la cosa da segnalare è anche che ha già giocato con Ciucuese, perché i due sono stati convocati in nazionale insieme per la vittoria per 6-0 della partita di qualche giorno fa, e ha trovato anche il primo gol con la maglia della Nigeria. Altra cosa da aggiungere, Bea, ieri al Sì. talk che abbiamo detto uno dei due nella bancarella, le nostre bancarelle, era sul taccuino di Moncada, è proprio Victor Boniface, che insomma già all'Union Saint-Gilloise, insomma, era già attenzionato dallo scout del Milan, soprattutto dopo gli infortuni si cercava di capire come potesse tornare, e sto ragazzo è tornato bene, c'è poco da fare. L'anno scorso ha fatto una campagna europea con l'Union veramente straordinaria, è andato meritatamente in un'altra squadra, forse era quello il periodo giusto per prenderlo, cioè il prezzo che ha investito il Leverkusen rischia veramente di moltiplicarsi, però comunque è andato al Leverkusen, quindi è una tappa ancora intermedia o comunque di un gradino sotto rispetto al Milan. Non me ne voglia il Leverkusen, che è la mia squadra tra virgolette di Bundes, che preferisco. È sicuramente un giocatore da seguire questa stagione, perché per me potrà fare numeri veramente interessanti, no? Beh, sì, hai detto tutto tu. Devo dire che, sai, quando un attaccante approda in Bundesliga è più difficile portarlo via rispetto al campionato belga. Dio, col Noi ne Belgio sappiamo qualcosa. abbiamo avuto le nostre trattative. Però è ovvio che, sai, 20 milioni, se continua a segnare così, non lo prendi più a 20 milioni. Il Leverkusen si è No. preso anche un rischio, perché comunque è vero che l'anno scorso ha fatto bene, però è sempre un ragazzo che si è rotto il crociato 2 volte, quindi evidentemente per loro andava bene rischiare e per ora hanno avuto più che ragione, perché un inizio di stagione così, voglio dire, 4 partite, 5 gol, direi che per ora sta facendo assolutamente Sta bene. pagando. Sta pagando. Tocca la mia di bancarella, e qua vi voglio, perché è una bancarella super esotica. Andiamola subito a vedere. Eccola qua. Kylian Sardella o Sardella, che non è Devo Luca dire che, Sardella. cioè, quando dici Kylian ti si ferma il respiro e poi capisci perché è esotica, cioè è buffo come nome, però ci racconterai appunto questo ragazzo che cos'ha di speciale. Allora, questo ragazzo del 2002, 21enne belga, a proposito di campionato belga, gioca nell'Anderlecht, è un terzino. Non vi ho detto se è terzino destro o sinistro, perché la sua carriera in realtà finora, la sua breve carriera, non è che abbia giocato troppo, ecco, è stata caratterizzata sia dal ruolo di terzino destro, che vedete evidenziato nella mappetta qui blu, sia da quello di terzino sinistro. Perché dico questo? Perché se vedete l'heatmap della scorsa stagione, questa heatmap della scorsa stagione, principalmente
ha giocato a sinistra, ruolo che ricopre anche in nazionale. È un ragazzo che è ancora in under 21, gioca come terzino sinistro con i vari Vranks, insomma, giocatori che abbiamo imparato a conoscere, però ha iniziato questa stagione con l'Anderlecht giocando a destra, quindi insomma è un pochino polivalente come terzino, gioca a destra, gioca a sinistra, abbastanza dinamico, rapido, è ovvio che è un giocatore che deve crescere tantissimo tecnicamente, tatticamente, però è un nome molto interessante considerando che noi un giocatore alla Dalot, no? Se vogliamo, cioè che gioca a destra e a sinistra, che possa dare competizione a Calabria, giocare al posto di Teo se necessario, e prendersi anche, ritagliarsi uno spazio importante sulle fasce in difesa, serve e non poco. L'ingaggio ovviamente giocando nell'Anderlecht, essendo un giocatore molto giovane, è basso, o comunque basso per quelli che sono gli stipendi del Milan, meno di circa 170-180 mila euro a stagione circa, rimaniamo sempre sul vago perché poi le cifre che si recuperano non sono mai precise, valore di mercato secondo Transfermarkt 2 milioni di euro, quindi un valore anche qui non altisonante, se vogliamo, no? Nella stagione precedente 25 presenze, un discreto numero di presenze, anche qui non eccessivo, 3 gol e 2 assist, che per giocare 1378 minuti e per fare il terzino, a volta a destra, a volta a sinistra, nel Non è campo da male, non è male. non è male, non è male. Si è messo in mostra di recente, appunto, come vi dicevo, con la nazionale, soprattutto dopo, non mi ricordo se erano gli europei o i mondiali under 21, gli europei credo, di quest'estate, in cui anche De Ketelaere è stato protagonista, De Ketelaere Openda, ricorderete, ripeto, non ricordo se siano europei o mondiali, ma presumo europei. Fatto sta che questo ragazzo, soprattutto dopo quella, diciamo, campagna lì, ha iniziato a prendere sempre più posto, ha giocato molto bene anche in questa pausa nazionali. Questo è un consiglio mio personale, onestamente. È un giocatore che per me, prima che possa esplodere, prima che possa andare anche qui in tappe intermedie e diciamo salire di un gradino, potrebbe essere un nome interessante per il Milan, contando che quella casella ad oggi è occupata da Florenzi, che di garanzie Sì, fisiche non è che ne stia dando tante, ecco. Quindi ha un nome esotico, lo so, ne sono consapevole, ma in campo potrebbe fare al caso nostro. E chissà, magari, non so se questo video verrà mai visto dai dirigenti, gli scout del Milan, ma potrebbe diventare un nome alternativo da tenere in considerazione. Contate che è veramente giovane, 21enne del 2002, non ha nemmeno giocato tantissimo fino a questo momento, e però potrebbe, chissà, diventare un nome valido per la fascia destra o sinistra a suo piacimento, a piacimento del Milan, per il prossimo futuro. Ecco, è un nome che vi anche consiglio perché io. anche perché Harry in questo esatto momento in cui noi realizziamo questo video, cioè il terzino sinistro, che non si chiama Teo Hernandez, è un punto interrogativo. Cioè tu non Esatto. sai oggi chi potrebbe ricoprire quel ruolo, se va Florenzi, se va Bartesaghi, se si sposta Calabria e quindi Kalulu va a destra. Cioè tu in questo momento non sai chi è. L'anno scorso, per quanto non ci potesse piacere, però mancava Teo Hernandez, c'è Ballo Touré. In questo momento manca Teo Hernandez, boh, Punto di cioè domanda. probabilmente qualcuno ci sarà, però chi è l'effettivo sostituto di Teo, se dovesse mancare, speriamo che Teo manchi meno possibile, non c'è. Non Quindi, c'è. sai, è un punto interrogativo. Chissà, magari il Milan già a gennaio potrà intervenire su questo reparto. Milan, se doveste mai essere interessati a Sardella o Sardella o Sardeia o Sardeia, non so come si pronunci, e doveste mai comprarlo, voglio una percentuale perché insomma
consigliato alla mattina al mercato. Va bene, siamo in chiusura, diteci la vostra nei commenti, conoscevate questi giocatori, diteci la vostra su Boniface, se secondo voi potrebbe essere la punta adatta al nuovo Milan, visto che è saltato Taremi nelle ultime ore di mercato, Jovic in prestito, Olivier, che Dio l'abbia in gloria, ha sempre più anni dalla sulla carta d'identità. Diteci se conoscevate anche il buon Kylian, che non è Mbappé, mi dispiace, ma è comunque un Kylian. E lasciate un like come vedete in precedenza. Noi ci ritroviamo settimana prossima, sempre qui mercoledì, con la mattina del mercato, e oggi con gli altri appuntamenti di Radio Rossonera, partendo da Mattino Milan tra poche ore qui sul nostro canale YouTube. Bea, grazie. Grazie a voi, ci vediamo alla prossima mattina al mercato. Un saluto anche da parte di Enrico Boiani, signori miei, a presto. Ciao.